Quando parliamo di donne detenute, parliamo di donne detenute in tutte le condizioni della loro vita, compresa la gravidanza. È noto, insomma, il caso della detenuta che all'8° mese ha sentito dei dolori, è stata portata in ospedale, quando è arrivata il bambino era già morto. Poi è chiaro, ci sono in corso gli accertamenti su quella vicenda. Sono Valeria, mi occupo di diritti delle persone private della libertà. Qui siamo a San Vittore, questo è uno degli istituti più sovraffollati d'Italia, ci sono 1100 persone per 700 posti e oggi parleremo di detenzione femminile. Il carcere è pensato per gli uomini perché per lungo tempo, ma fino a inizio Novecento, si pensava che le donne non fossero portate naturalmente alla delinquenza. Soprattutto nei casi delle madri che uccidevano i loro figli si parlava di infirmitas sexus, ossia di una condizione di instabilità psichica che portava alla detenzione. È chiaro che queste teorie sono state tutte per fortuna superate, quindi proprio per questo il carcere è sempre stato pensato come una struttura maschile, anche se all'interno non solo ci sono uomini e donne, ma ci sono anche diversità LGBTQ che fanno molta fatica a trovare il proprio spazio. C'è una separazione molto stretta tra spazi degli uomini e spazi delle donne. Gli spazi delle donne sono molto più contingentati perché i numeri sono molto più esigui. Le donne in carcere fanno varie attività perché lo prevede la Costituzione e si parla di trattamento. La parola non è bella, così come non è bella la parola rieducazione, ma quindi ci sono una serie di attività che vengono svolte o attività di tipo formativo educativo, dall'alfabetizzazione d'italiano ai corsi di primaria e secondaria fino all'università. Dall'altra parte sono previste attività specifiche. Per lungo tempo è stata attiva, ad esempio qui, la sartoria, così come sono previste delle forme di inserimento lavorativo e in prospettive delle attività anche di catering. Le donne, così come gli uomini, hanno un conto corrente proprio. Su questo conto possono essere però spesi fino a 100 euro alla settimana. Si possono comprare varie cose, il cosiddetto sopravvitto. Una scatola di assorbenti costa 6 euro, che non è poco. Quindi è evidente che in una condizione di marginalità economica è impensabile che io debba scegliere se comprarmi le sigarette o comprarmi gli assorbenti. Ci sta che i presidi sanitari minimi come gli assorbenti possono essere forniti gratuitamente, non sempre avviene. Tu hai uno spazio che dovrebbe essere uno spazio immaginato come privato, che non è privato. Non c'è un angolo della cella in cui tu non sei sotto l'occhio della gente o dell'agente, compreso il bagno. Chiaro che quella dimensione dell'intimità è totalmente travisata dallo spazio detentivo. Quando parliamo di donne detenute, parliamo di donne detenute in tutte le condizioni della loro vita, compresa la gravidanza. Sono passate solo da San Vittore più di 60 donne incinte. È noto, insomma, il caso della detenuta che all'8° mese ha sentito dei dolori, è stata portata in ospedale, quando è arrivata il bambino era già morto. Poi è chiaro, ci sono in corso gli accertamenti su quella vicenda. Quando la circolare ha modificato la sospensiva, non era garantito un ginecologo H24 all'interno dell'istituto penitenziario. Ora questa copertura c'è, ma in ogni caso, se si trovano all'interno dell'istituto più donne incinte contemporaneamente, diventa molto difficile la gestione. La sofferenza che provoca il penitenziario non è auspicabile in un momento comunque della vita delicato come quello della gravidanza. Nella mia esperienza la vita detentiva è una vita in cui le persone incontrano solo persone dello stesso genere e di un genere binario, cioè maschio e femmina. Diciamo, il carcere non è pensato per riprodurre le sfumature invece che noi possiamo incontrare nella vita esterna. L'affettività è negata perché è difficile da gestire, perché non si sa come monitorarla, e un po' perché io penso che in maniera indiretta, oltre alla privazione della libertà, che sarebbe la sofferenza che vuole la pena, ci si aggiunge un plus di sofferenza che prevede anche l'interruzione di qualsiasi forma di rapporto intimo o di relazione affettiva stabile con l'esterno. Mi occupo dei diritti delle persone private di libertà perché credo che sia fondamentale non occuparsi per forza solo dei diritti che ci riguardano. La tutela dei diritti e dove si trova un'ingiustizia sia un problema per la democrazia in assoluto, a prescindere dal fatto che ci tocchi o meno. Avevo delle competenze di tipo giuridico, ero stata in carcere e quello che ho visto mi è sembrato un dolore, una sofferenza che meritava un impegno diverso. Pensiamo che uno sguardo di genere, quindi anche uno sguardo femminista, perché no,
sia interessante su uno spazio che è dominato dal maschile come il carcere, non solo perché la maggior parte degli agenti sono uomini, ma anche perché la maggior parte dei detenuti sono uomini. Quindi in che modo uno spazio così squisitamente maschile può essere uno spazio di tutela dei diritti delle donne? Noi pensiamo al carcere come uno spazio separato. Foucault diceva che il carcere è pensato per separare chi ha potere da chi non ce l'ha, e noi abbiamo bisogno di immaginare che ci sia uno spazio nelle nostre città, nei nostri territori, in cui possono essere chiusi i problemi che non vogliamo vedere, che non vogliamo avere vicino. In qualche modo, se il carcere fosse trasparente e noi potessimo vedere quello che avviene all'interno delle mura, forse saremmo tutti più toccati. Lo spazio del carcere è uno spazio di svelamento del potere, e quindi c'è un punto di contatto chiaramente tra la lotta antipatriarcale e la lotta di critica alla violenza penitenziaria. Quel tipo di sguardo può essere utile, ma stiamo parlando anche di un passaggio fondamentale. Insomma, il femminismo dice che il personale è politico, quindi in realtà parte di quella lotta deve venire anche dalle persone private della libertà, e deve essere soprattutto un percorso di presa di coscienza delle donne detenute. Occuparci di più del carcere è uno dei modi per migliorare le condizioni delle donne in carcere, preoccuparci di più di come vengono tutelati i diritti delle persone private della libertà, non pensare che il carcere sia qualcosa che non ci riguarda, dobbiamo pensare che sia qualcosa che ci riguarda tutte e tutti, e questo secondo me è l'unico modo per poterci occupare davvero dei diritti delle persone in carcere.